Benvenuti! Con questa serie di podcast vorremmo proporre una chiave di lettura che auspichiamo nuova e originale del femminismo contemporaneo e dei suoi dintorni. Svolgeremo dunque alcune riflessioni applicando al femminismo, ai suoi capisaldi e ai suoi slogan alcuni concetti derivati dal campo delle scienze evoluzioniste, discipline che negli ultimi 40 anni si sono potentemente sviluppate e che sono arrivate a svelare con particolare rigore scientifico la radice di gran parte dei comportamenti e delle emozioni umane. Il risultato delle nostre analisi deriva da una imponente quantità di studi scientifici che, per correttezza, citeremo sempre integralmente nella descrizione del podcast, di modo che l'ascoltatore più curioso possa verificare le fonti o approfondirle. Buon ascolto! In questo podcast analizzeremo un altro dei memi sacri del femminismo, uno di quelli che fanno da fondamento a buona parte di tutta la sua costruzione ideologica, ossia gli stereotipi. Tra gli elementi di maggiore denuncia da parte del femminismo, gli stereotipi vengono spacciati come un prodotto culturale, come concetti o insiemi di concetti radicalmente falsi, che nonostante ciò vengono promossi e trasmessi di generazione in generazione dall'ambiente e dall'educazione. Essi permeano così una cultura diffusa che conferma l'esistenza di un sistema di potere plasmato dal maschile, il cosiddetto patriarcato. Secondo il femminismo, comprando alle bambine bambola, passeggino e cucina giocattolo e ai maschi camioncini di plastica e mattoncini da costruzione, si impone alle prime di diventare docili mogli sottomesse al maschio che va a lavorare, fa carriera e tiene la donna sottomessa in cucina e in camera da letto. Quegli stessi stereotipi appresi e che permeano di sé l'intero ambiente culturale guidano poi le scelte di vita di uomini e donne, ed è essenzialmente per questo che i primi prendono percorsi di studio che poi portano a professioni molto remunerative, mentre le seconde, sottoposte come sono a una pressione culturale orientata alla procreazione, scelgono percorsi che portano a professioni a medio o modesto reddito. In sostanza, uomini e donne sono ciò che sono oggi perché esiste una lunga onda culturale che dall'alba dei tempi a oggi determina il loro carattere e il loro ruolo sociale, confermandolo di generazione in generazione, ed è un'onda che prevede il predominio maschile e la sottomissione femminile. Ma non c'è soltanto questo nell'ideologia femminista che condanna gli stereotipi. Se passiamo a una visione più generale della questione e invece dei soli memi femministi ci solleviamo per osservare la galassia di altri memi con cui questi si alleano, si scopre facilmente che essi fanno parte di un memeplex, un complesso molto ampio di invenzioni culturali comprendente in sé svariate altre istanze, tutte genericamente riassumibili nella formula giustizia sociale. L'antirazzismo, l'ambientalismo, il genderismo, l'animalismo a sua volta connesso con vegetarianesimo o veganesimo, l'abilismo, il marxismo dove la parte sociale oppressa e da difendere sono i lavoratori, la mobilitazione contro le discriminazioni di natura religiosa e così via. Sono tutte istanze culturali che, specie negli ultimi tempi, hanno costituito una rete molto potente, capace di imporsi come un tutt'uno nella cultura diffusa, trascinando con sé ogni singolo meme che la compone, anche superando frequenti, palesi e invalidanti contraddizioni. Pur se ogni meme di questo memeplex porta contenuti diversi dagli altri, c'è un filo rosso che li unisce tutti: l'individuazione di una quota di vittime o di oppressi all'interno della comunità e di una sovrapposizione incrociata di oppressioni. Vittime e oppressi sono tali in particolare a causa di un fantomatico sistema che indurrebbe i più a discriminare in base alla razza, a segregare i disabili, a opprimere il genere femminile e coloro che non si riconoscono nello spettro biologico del bisessismo e così via. Tale sistema sarebbe basato su un insieme di crudeli stereotipi che i più apprenderebbero fin da piccoli, ad esempio quello stereotipo per cui gli animali non hanno gli stessi diritti degli esseri umani e quindi li si può mangiare o sfruttare, o lo stereotipo per cui l'esistenza umana è sacra anche se la sua esistenza inquina l'ambiente e così via. In sostanza, il gigantesco memeplex a cui partecipa anche il femminismo ha la gigantesca ambizione di classificarsi tra i buoni, additando tutti gli altri come cattivi. Obiettivo del memeplex è di diffondersi a tal punto con tutte le pressioni collegate esercitate sugli esseri umani da sradicare ogni male del mondo e realizzare così l'utopia della società perfetta.
Proprio perché propagandate come orientate al bene e contro il male, queste idee, anzi questi memi, rappresentano un terreno minato nel momento in cui li si sottopone a critica. E poco conta che la critica abbia un fondamento scientifico, le accuse di essere un razzista, un maschilista, xenofobo, abilista, transfobico e perché no pure un po' fascista o nazista sono pronte al lancio, alla prima riflessione non compiacente. Eppure la realtà dei fatti sta lì, dimostrata e dimostrabile, a partire dal difetto centrale di tutti quei memi, ovvero l'idea che tutti gli stereotipi dannosi che la maggioranza porta con sé siano frutto di apprendimento e dell'ambiente in cui vivono. Ne abbiamo già parlato nel podcast sulla violenza e vale la pena riprendere brevemente l'argomento anche qui. Per sostenere una posizione del genere occorre porre come presupposto che gli individui quando nascono abbiano un cervello formattato a zero, come quello di un hard disk appena uscito di fabbrica. Mano a mano che vivono, fanno esperienze e soprattutto imparano dall'ambiente, nell'hard disk si installano concetti e appunto stereotipi dannosi che i buoni poi sudano 7 camicie per cercare di disinstallare, poverini. Da decenni questa, nota come la dottrina della tabula rasa, è stata radicalmente smentita dalla scienza. Quando nasciamo la nostra tabula è tutt'altro che rasa. Anzi ha già in sé un intero e complessissimo sistema operativo installato e pure già testato sotto la guida dei geni durante la gestazione nel ventre materno. Se così non fosse, ad esempio, si potrebbe banalmente insegnare a un eterosessuale a essere omosessuale o a un non razzista ad essere razzista, esattamente come ai bambini si insegnano la lingua scritta o l'aritmetica. È proprio perché si ritiene possibile una sciocchezza del genere che si aprono le porte di asili e scuole elementari a ideologie bislacche, ma è un tentativo disperato, come può esserlo solo un'iniziativa che tenti di sovvertire ciò che la genetica ha stabilito ben prima che l'individuo vedesse la luce. Dopo e insieme a questo intervengono certamente l'ambiente e l'apprendimento, sarebbe sciocco negarlo. Tuttavia ciò che l'ambiente e l'apprendimento possono installare nel cervello umano è limitato dal settaggio primigenio. Se il software proposto non è compatibile con l'hardware e il sistema operativo già installati nel cervello umano, quel software non attecchirà, l'installazione fallirà miseramente. La stessa insostenibilità la si ritrova considerando il mega memeplex generale che ormai da decenni porta avanti la sua lotta contro i mulini a vento. Già negli anni 70 del secolo scorso le scienze sociali pullulavano di studiosi secondo cui gli stereotipi su determinate categorie di persone non solo possono essere ingannevoli, ma addirittura che le categorie stesse non esistessero se non appunto all'interno di quegli stereotipi. Per combattere il razzismo, sessismo e gli altri tipi di pregiudizi bastava quindi che le categorie concettuali venissero eliminate. Se non esistessero categorie quali omosessuali, neri e donne, sarebbe impossibile pensare che gli omosessuali sono effeminati, i neri meno intelligenti e le donne inferiori, no? Quindi eliminiamo quelle categorie. Se non che da lì a eliminare tutte le categorie in quanto meri costrutti sociali, quindi prive di realtà oggettiva, il passo era troppo breve per garantire solidità a quel tipo di teorie, che risultarono aria fritta soprattutto perché di base sostenevano che le categorie concettuali non intrattengono un rapporto sistematico con le cose del mondo, ma sono tutte costruite socialmente e quindi ricostruibili, il che in certi casi è pure vero. Il denaro, la proprietà, la cittadinanza, ad esempio, sono effettivamente costruzioni sociali, cose che non esistono, ma che siamo tutti d'accordo a fingere che esistano. Da qui però a dire che tutte le categorie concettuali siano costruzioni sociali ce ne passa. Il fatto è che le categorie, per loro stessa natura, tendono a ignorare le caratteristiche individuali di ogni entità che ne fa parte. Se parlo degli italiani, concettualizzo una comunità di quasi 60 milioni di persone e inevitabilmente trascuro le peculiarità di ognuno di quei 60 milioni di individui. Per i fanatici utopisti questo è inaccettabile. Tuttavia l'uso delle categorie da parte del cervello umano è uno degli adattamenti plasmati dalle evoluzioni, quindi è inevitabile. È vero, ogni fiocco di neve è unico e nessuna categoria renderà mai pienamente giustizia a ognuno dei suoi membri, ma l'intelligenza fa sì che raggruppiamo le cose che condividono delle proprietà, in modo da non restare instupiditi e privi di reazione di fronte a ogni cosa nuova che incontriamo.
Noi percepiamo alcuni caratteri di un oggetto nuovo, lo collochiamo in una categoria mentale e deduciamo che è probabile che possieda gli altri caratteri tipici di quella categoria, quelli che non possiamo percepire. Esempio, se un qualcosa cammina come un'anatra e fa qua qua come un'anatra, pensiamo che probabilmente è un'anatra. E se è un'anatra, prevediamo che probabilmente nuoterà, volerà, avrà un dorso su cui l'acqua scivola, eccetera. Tutto questo potrebbe essere uno stereotipo e invece una categorizzazione della realtà. E dunque ci si può chiedere, se una caratterizzazione è considerata valida quando pensiamo alle anatre, perché dovrebbe essere tanto terribile quando pensiamo ai generi e ai gruppi etnici, sociali o religiosi? Di fatto, gli stereotipi tanto odiati dai guerrieri della giustizia sociale, in primis dalle femministe, non sono né ingannevoli né falsi se hanno origine da punti di riferimento oggettivi e fattuali. Chi pensa che gli studenti di economia siano più conservatori di quelli delle scuole d'arte, che è più probabile che siano le donne piuttosto che gli uomini a voler dimagrire, mentre è più probabile che siano gli uomini piuttosto che le donne a schiacciare le mosche a mani nude, non è un irrazionale o un fanatico. Così come non lo è chi pensa che esistano certe differenze psicologiche tra i sessi, diverse da cultura a cultura, ma tutte riscontrabili e associate a determinati ormoni. Il testosterone, per esempio, è legato a una serie di tratti che si trovano più comunemente nei maschi rispetto alle femmine. È solo un caso che l'ormone associato con questi comportamenti maschili sia lo stesso incaricato di trasformare un feto sessualmente neutro prima in un neonato maschio, poi in un ragazzo e alla fine in un uomo? Probabilmente no, visto che le stesse differenze tra sessi riscontrate nell'uomo si trovano anche in molti altri mammiferi. Di regola, quindi, gli stereotipi sono convinzioni giuste. In genere, anzi, tendono a sottostimare le reali differenze tra le categorie considerate. Ciò ovviamente non significa che non esistano stereotipi falsi o ingannevoli, se non che le scienze evolutive hanno isolato chiaramente i casi che li identificano. Ad esempio quando non ci sono fatti reali che si ripetano a sufficienza per confermare lo stereotipo stesso, o quando il gruppo che usa lo stereotipo è in guerra con il gruppo che viene stereotipato. Ad esempio, a partire dal 7 dicembre 1941, per gli americani i nemici erano i tedeschi, mentre i sovietici erano fieri alleati. Uno stereotipo fasullo, visto che a partire dal 12 marzo 1947 improvvisamente le parti si invertirono. I tedeschi diventarono i nuovi amici e i sovietici gli acerrimi nemici. Dunque gli odiati stereotipi, pur non essendo sempre esatti, non sono sempre falsi, anzi, questo ha come conseguenza che la ricerca scientifica contemporanea sulle differenze sessuali non può essere liquidata soltanto perché alcuni dei suoi risultati sono in sintonia con gli stereotipi tradizionali su donne e uomini. Questi stereotipi potranno essere in parte falsi, ma oltre a doverlo dimostrare, il mero fatto che sono stereotipi non prova che lo siano in tutto per tutto. Se così stanno le cose, allora che fare di quelle misure che, fissando quote e preferenze a favore dei gruppi sottorappresentati, donne in primis, tentano di compensare gli stereotipi pregiudizievoli? Per il femminismo sono fondamentali, dato che ritiene che il controllo delle vie per il potere sia tenuto da soggetti minati da pregiudizi infondati, se non che la ricerca sulla veridicità degli stereotipi confuta le loro argomentazioni. E lo fa anche per quanto riguarda il linguaggio, anch'esso additato come strumento di conferma di stereotipi e posizioni di potere. Vanno in questo senso assurdità linguistiche come lo schwa o la femminilizzazione forzata di alcuni termini, l'introduzione di neologismi che fungano da pronomi neutrali rispetto al genere e così via. In realtà il linguaggio è la magnifica facoltà che adoperiamo per trasferire i pensieri da una testa all'altra e che possiamo cooptare in molti modi perché ci dia una mano a pensare. Ma non è la stessa cosa del pensiero ed è ingenuo pensare che armeggiando con le parole si possano cambiare pensieri e atteggiamenti. Fu ingenuo, ad esempio, negli anni 60 da parte dei media americani sostituire la parola negro con nero, imponendo quest'ultimo solo perché la prima non aveva un corrispettivo egualitario, mentre nero ha il corrispettivo di bianco. Fu ingenuo e soprattutto inutile. Il razzismo, purtroppo, è ampiamente sopravvissuto, specie negli USA, a questa manipolazione linguistica.
Già solo dimostrando che soltanto alcuni stereotipi specifici tendono a essere ingannevoli o falsi, la scienza evoluzionistica fa crollare come un castello di carte tutta la costruzione ideologica femminista che, priva della possibilità di criminalizzare come stereotipi false categorie con un fondamento biologico, appare nuovamente per quello che è, un movimento culturale che asserisce di muoversi per il bene, la parità tra uomini e donne, ma che in realtà segue una direzione contronaturale, dannosa per donne e per uomini, e per le possibilità dei due sessi di relazionarsi in modo equilibrato. In realtà, al di sotto della crosta buonista, c'è un chiaro orientamento alla divisione e al conflitto, con lo scopo di poter esercitare quel potere distruttivo che a tutti gli effetti il femminismo sta esercitando su tutta la civiltà occidentale. Il tutto sulla base di una lotta a stereotipi che o non esistono o, se esistono, sono categorie e non stereotipi, perché hanno solide fondamenta nella realtà, scomoda e talvolta crudele finché si vuole, ma comunque realtà.